Era tutto pronto, avevo appena sistemato la moto, cambiato l'olio, controllato le gomme. La partenza era fissata per il giorno dopo. Avevo in mente un viaggio lungo di quelli che sogni per mesi. E invece, durante la notte, lui è arrivato, il ladro. Cammina nervoso, va avanti e indietro, si nasconde ogni volta che passa un'auto. Aspetta il momento giusto, poi si avvicina, forse il blocco e porta via la mia Yamaha TDM 900. In pochi minuti tutto il mio viaggio svanisce. Resto a piedi, resto fermo e da quel momento tutto cambia. Dopo qualche tempo, passata la rabbia e lo sconforto, mi siedo al computer e inizio a cercare. Passo ore a scorrere annunci su Marketplace, subito altri siti. Cerco una moto che sia adatta a viaggiare, una compagna di strada vera, ma cerco anche una moto da utilizzare in città. Non voglio più una TDM 900, ora ho voglia di qualcosa di diverso, più leggera, più versatile. E diciamo un enduro mi andrebbe anche bene. Sono indeciso tra due modelli, la Honda Transalp 700 affidabile e comoda, oppure la Yamaha IST 660, più essenziale, più ruvida, ma con un'anima da vera viaggiatrice. Alla fine l'ho trovata, una Yamaha IST 660R, il modello enduro, essenziale, spartana, ma affascinante. Mi ha convinto subito, la vado a vedere, ci salgo sopra e decido e lei la compro. Appena portata a casa inizio a guardarla meglio, ho una marmitta aftermarket rumorosa non omologata, la smonto e la metto in vendita, magari recupero qualcosa. Nel frattempo la porto in officina per montare quella originale. La moto inizia a prendere forma, pezzo dopo pezzo inizia a diventare mia. La moto è quasi pronta, ma non riesco a resistere. La voglia di provarla è troppo forte. Così, senza una meta precisa, parto. Le prime curve sull'asfalto mi danno una buona sensazione. La moto è leggera, agile, mi ascolta. La TDM era comoda, certo, ma qui sento qualcosa di diverso, una connessione più diretta con la strada, più grezza, più vera. Mi spingo sulle strade di campagna, quelle che si perdono tra i luoghi. Nessun traffico, solo vento e profumo di terra. Ogni curva è un piccolo test, ogni buca una risposta. E lei risponde bene. Poi vedo uno sterrato che mi chiama. Senza pensarci troppo, ci entro. Lei sembra ringraziarmi. Finalmente il suo terreno. Le sospensioni lavorano, il motore tiene il ritmo e io sorrido sotto il casco. Spingo un po' oltre, mi trovo su una straccia stretta, tra rocce e cespugli, non è proprio un sentiero, è più un'idea di sentiero. A un certo punto, fine, davanti a me solo pietre grosse e un muretto a secco, non si va più avanti. Con la TDM 900 girarmi qui sarebbe stato un incubo. Moto pesante, ruota anteriore troppo stradale, rischio di cadere a ogni mossa, ma con lei no. Scendo, la giro piano piano, manovra dove manovra, senza ansia, con facilità e in pochi secondi sono di nuovo pronto a partire. Torno indietro, ma con la conferma che avevo bisogno. Questa moto è quella giusta. Ora sì che si può pensare al viaggio.
Tra una passeggiata e l'altra, la prima cosa che ho fatto, appena portato a casa la moto, ho montato subito il bauletto, perché per me è fondamentale. Comodo, pratico, ed in viaggi lunghi lo spazio non basta mai. Poi pian piano ho iniziato a sistemare tutto il resto. Esteticamente era messa anche bene, ma dentro c'erano diversi lavori da fare. Partito subito con il cambio marmitte, quelle che avevo erano aperte, facevano un casino assurdo e sinceramente non era il mio stile. Le ho tolte, ho rimontato le originali Yamaha e le vecchie le ho messe in vendita, così ho recuperato anche qualche soldino. Poi mi sono dedicato al trainando completo, cambio olio, filtro aria, tutto nuovo, così da avere una base di partenza sicuri per iniziare i miei giri. Ho voluto anche dare un'occhiata ai sensori, il sensore della temperatura dava problemi, l'ho individuato e l'ho sistemato. Il sensore della velocità, controllato anche quello, risultato tutto quasi perfetto. E poi una delle parti più noiose ma importante è la strumentazione. Il tachimetro era morto, non si accendeva proprio. All'inizio pensavo fosse un semplice falso contatto, invece era una pista che era bruciata. Ho aperto il cruscotto, l'ho riparato personalmente e ora finalmente si accende. Si vede anche nel video tachimetro funzionante, temperatura sotto controllo, tutto come deve essere. Dopo tutto questo lavoro, finalmente posso dire che la moto è pronta, sistemata, curata e soprattutto pronta a macinare chilometri su chilometri. Speriamo bene. Ciao a tutti, ecco la mia nuova moto. Proviamo a fare un po' di fuoristrada. Dopo tutto il tempo passato a sistemare la moto, non vedevo l'ora di portarla finalmente in strada, anzi fuori strada. Una delle prime cose che faccio è infilarmi il casco, salire in sella e uscire nel traffico. Mi lascio alle spalle la città, mi allontano da tutto e imbolco le stradine di campagna, quelle che mi mancavano di più. Strade strette, muretti a secco. Il City si comporta benissimo, agile e scattante e leggera. Il motore risponde subito.
Vado avanti così, chilometro dopo chilometro, fino a che decido di spingere un po' oltre. Prendo un sentiero sterrato, polvere sotto le ruote, solo vento nelle orecchie. E non mi fermo finché non arrivo giù, dove la terra finisce e comincia il mare. Una piccola caletta, nessuno intorno, solo il rumore delle onde e il sole alto sopra di me. Spengo la moto, la guardo un attimo, soddisfatto del lavoro fatto, via il casco, via le scarpe, via i vestiti, un bel tuffo rigenerante. Non mi interessa fare il figo con 1000 accessori, questa è la libertà che cercavo. Dopo giorni chiuso in garage, ora finalmente mi godo la moto dove merito di stare, sulla strada sotto il sole con la salsedina addosso. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way.
Ecco qua, ho ritrovato una vecchia mappa di quando ancora si viaggiava con le mappine stradali senza il GPS. Allora, l'idea è di arrivare in Comunisa e col traghetto, dopodiché proseguo sull'autostrada A2, chiamata anche Rennalia Odos, un'autostrada moderna che attraversa tutta la Grecia nord-occidentale. E la strada è scorrevole, traffico minimo, è perfetta per arrivare in fretta a Giannina, che raggiungerò in un'ora e mezza. Qui mi fermo, penso un paio di giorni, e la città è affacciata sul lago Pamukotida. Al centro di questo lago c'è anche una minuscola isola che si chiama l'isola di Giannina, con antichi monasteri e il museo di Ali Pasha. Una volta lasciato Giannina, imbocco la 2 e mi dirigo verso Patrasso. Probabilmente mi fermo a un altro lago che si trova lì vicino nel parco della zona umida, e poi dopodiché decido se andare verso Atene oppure se scendere giù. Da Patrasso potrei decidere di puntare verso Kalamata, percorrendo strade che attraversano l'entroterra di Peloponneso, una zona meno battuta dal turismo di massa, ma comunque ricca di paesaggi, villaggi autentici. Da lì l'idea sarebbe di salire verso Atene e poi da lì andare a Salonicco. Vediamo un attimo cosa ne uscirà.